La finale di campionato europeo di ieri non è stata tra le gare più divertenti da vedere che io ricordi. C'è stato poco spettacolo a livello di sorpassi, di lotte in pista, ma ci sono stati alcuni episodi che hanno creato tanta confusione. Quindi ho pensato di fare un breve video dove vedremo tutto chiaramente, dato che ho letto sui social tanti commenti di persone che non avevano capito precisamente cosa fosse successo e devo ammettere che anch'io inizialmente non avevo chiare alcune cose finché non ho sentito le interviste fatte prima della premiazione, che probabilmente molti non hanno visto dato che hanno chiuso il video della gara appena dopo la bandiera a scacchi. Partiamo dal primo episodio, siamo a 5 minuti di gara, ancora nelle primissime fasi, subito dopo il primo rifornimento. I primi sono ancora tutti molto vicini e avviene questo contatto tra Gruber e Catanzani, di cui approfitta Balestri con la macchina grigia che passa in seconda posizione, incollato dietro a Catanzani con la macchina gialla. Le immagini staccano quindi sul replay dell'accaduto, che non è il fatto interessante per noi, bensì quello che succede dopo. Perché quando tornano le immagini, infatti, troviamo Balestri che passa primo sul transponder, fate attenzione in alto a destra alla tabella delle posizioni, mentre Catanzani è in caduta libera. Dov'è finito? Eccolo qua nel fermo immagine mentre viene rimesso in pista, ma sul momento non si capisce cosa gli sia successo. Ce lo spiega chiaramente lui nell'intervista a fine gara. He touched me when I was on the gas, so the car flipped. That's it. Cosa accade ora? Sentite il direttore di gara che chiama uno stop and go per Balestri. Quindi lui rientra in corsia, dovrebbe fermarsi davanti alla bandiera, invece non lo fa, ma rallenta solo leggermente facendo quindi un semplice drive-thru. E il primo episodio finisce qua perché non sarà richiamato dai commissari per scontare correttamente la penalità. Passiamo avanti e andiamo quando mancano 19 minuti al termine. Sempre Balestri sta passando sul transponder, che è sulla curva che immette sul rettilineo, seguito da Collari. Guardate bene i giri, Balestri a 94 mentre Collari a 92 e ora fate attenzione, dopo il passaggio, ecco, a Collari il giro viene conteggiato e passa a 93, mentre a Balestri viene saltato un giro, resta a 94, il che apparentemente lo fa scendere in classifica. Tenete sempre d'occhio la tabella dei tempi. Vedete che al passaggio successivo il conteggio dei giri riprende tranquillamente. Cosa sia successo non lo sappiamo, ma evidentemente se ne sono accorti anche al cronometraggio e infatti dopo aver fatto dei controlli vedete 5 minuti dopo Balestri ha 114 giri, ma quando passa sul traguardo gli viene assegnato anche il giro perso riportandolo ai corretti 116. La correzione è confermata anche guardando i cronologici ufficiali. Notate che gli è stato inserito a mano il giro perso dal software, mettendo un tempo fittizio identico al giro precedente. Veniamo all'ultimo episodio. Siamo a 30 secondi dalla fine, mancano 2 giri. Balestri ha un vantaggio di 7 secondi e sta andando tranquillamente a vincere, ma inaspettatamente sorprende tutti e rientra ai box. Guardate cosa fa. Una cosa assurda sul momento, non si capisce il senso, sembra volersi fermare per poi subito ripartire. Anche questo viene chiarito a fine gara da questa intervista. They protest to Balestri because at the start of the race crash with Catanzani. The race director say stop and go, but Dario make the right through. Yeah, we saw. Normally the rules say you have 3 laps to do it. Yeah, but he did it in a penultimate and lap. then he don't do it, but do it at the end. Yeah. Quindi praticamente devono averlo avvisato che stavano montando polemiche sullo stop and go che abbiamo visto non eseguito correttamente a inizio gara e ha deciso di farlo sul finale. Credo comunque che non avesse previsto di fermarsi in questo modo perché di solito lo stop and go si fa dritti. A lui invece nel frenare è andata di traverso la macchina finendo contro il muretto e rischiando di impuntarsi e perdere la gara. Credo, è un'ipotesi mia perché lui è un fenomeno, ma se questa azione era programmata, cioè di puntarsi, rimbalzare e poi con un colpo di gas fare un 360, beh allora siamo nel campo degli alieni. Per concludere vediamo che la protesta è stata esaminata dall'EFRA. Gli ufficiali di gara e i team manager hanno votato e con un voto a favore della protesta e 6 contro è stata respinta, quindi le posizioni finali confermate. A riguardo fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate, se il regolamento è stato applicato correttamente, se la penalità è stata scontata correttamente o qualsiasi altra osservazione.